Buongiorno, in questo video mostrerò un'introduzione generale a Wikidata e poi mi concentrerò in particolare sull'importazione da Zotero o Zotero che dir si voglia a Wikidata di elementi di pubblicazioni, mostrando i due principali metodi con cui si possono fare tali importazioni. Dunque, per quanto riguarda un'introduzione generale a Wikidata, userò i link raccolti in questa pagina e partiamo quindi da questi link. Ok. Dunque, Wikidata. Wikidata è questo sito qui che nasce nel 2012 e prima di Wikidata ovviamente è nata Wikipedia. Wikipedia nasce invece nel 2001, nasce all'inizio del 2001 in lingua inglese e poi velocemente è un'idea che piace e quindi anche altre comunità linguistiche chiedono di avere la propria Wikipedia e nascono Wikipedia in varie altre lingue che attualmente sono più di 300, si ritrovano riunite in questa pagina per approssimativa dimensione, per numero di voci. E fu così che ovviamente in varie Wikipedie nacquero voci sui medesimi argomenti. Ad esempio, una voce su Venezia è presente non solo su Wikipedia in italiano, ma anche su Wikipedie in oltre 100 lingue, molto più di 100 lingue. E questo vuol dire che appunto queste voci debbono vedersi tra loro. Il fatto che compaia qui sulla sinistra questa lista di collegamenti tra varie Wikipedie, che poi nella nuova interfaccia di Wikipedia non è più sulla sinistra, ma è invece qui in alto a destra. Adesso questa nuova interfaccia sarà adottata a breve anche da Wikipedia in italiano. Ecco, affinché compaia questa lista delle varie lingue di Wikipedia che hanno una voce su Venezia, per inciso, ovviamente le varie comunità linguistiche scrivono le voci indipendentemente, quindi quasi mai una voce è l'esatta traduzione di un'altra, sono voci che sono scritte da persone diverse, sulla base di fonti diverse, che quindi in generale differiscono sotto vari aspetti. Ecco, affinché ci siano questi collegamenti interlinguistici serve che questi collegamenti vengano aggiunti manualmente e i collegamenti tra le varie lingue prima di Wikidata venivano aggiunti in questo sistema a ragnatela, vale a dire che ognuna delle singole voci che sono qui rappresentate dal punto rosso si connetteva a tutte le altre con una riga di codice e nel momento in cui veniva creata una nuova voce e quindi il grafo si allargava, oppure una voce esistente cambiava nome, o in rari casi una voce veniva cancellata, tutte le altre Wikipedia dovevano fare una modifica per recepire appunto questa variazione. La creazione di Wikidata ha tra i suoi primi scopi, effettivamente in ordine cronologico il primo, poi adesso non direi il primo per importanza, ma il primo scopo cronologicamente di Wikidata è stato centralizzare i collegamenti tra le varie lingue di Wikipedia, così che se io clicco adesso su questo tasto modifica collegamenti, che prima di Wikidata semplicemente non esisteva, arrivo direttamente nell'elemento Wikidata di Venezia e trovo la lista di tutte le voci su Venezia e posso, in questo caso no, perché banalmente l'elemento di Wikidata di Venezia è protetto, ma se prendiamo un elemento non protetto come può essere invece Pontedera, posso entrare appunto in Wikidata, modificare i collegamenti e anche Pontedera è protetto. La protezione degli elementi ovviamente è una protezione parziale che riguarda soltanto gli utenti che hanno appena creato un account, come il mio che ho appena creato per questo video. Ecco, Asciano invece non è protetto e quindi ho un tasto di modifica che mi permette di modificare la lista dei collegamenti, modificando un collegamento esistente, rimuovendolo o aggiungendo invece un collegamento nuovo ad un'altra voce su Asciano. E quindi appunto Wikidata innanzitutto in ordine cronologico, semplifica la gestione dei collegamenti interlinguistici.
Un secondo scopo di Wikidata si sviluppa pochi mesi dopo, ed è invece lo scopo di centralizzare quelle informazioni strutturate che riguardano un certo argomento e che, essendo che appunto dovrebbero essere uguali indipendentemente dalla lingua, possono essere gestite in modo centrale anziché in modo, diciamo, distribuito. E parlo in particolare, quando parlo di informazioni strutturate, delle informazioni che in Wikipedia sono tipicamente inserite negli infobox, cioè questi box che si trovano ai lati delle voci, che nelle lingue scritte da sinistra a destra si trovano tipicamente sulla destra, mentre nelle lingue scritte da destra a sinistra, come ad esempio l'arabo, si trovano tipicamente sulla sinistra, come si può vedere nella voce di Venezia in arabo. Gli infobox sono appunto dei mezzi usati da Wikipedia per raccogliere una serie di informazioni strutturate riguardo appunto a un certo argomento. Informazioni che sono in parte informazioni che si possono considerare stabili nel tempo, come ad esempio il fatto che Venezia si trovi in Veneto, regione dell'Italia, oppure anche i comuni confinanti sono un dato relativamente stabile. Altri dati invece hanno una variabilità anche piuttosto significativa, come ad esempio il numero di abitanti, oppure anche il sindaco. Sono dati che variano ogni pochi anni o anche ogni anno. E per gestire questi dati, ovviamente, prima di Wikidata, ciascuna Wikipedia agiva per conto suo, e qui faccio riferimento a questa seconda coppia di immagini. Nell'immagine di sinistra, che mostra appunto la situazione prima di Wikidata, i quadratini verde chiaro rappresentano la situazione degli infobox al massimo aggiornamento possibile, mentre alcuni infobox rappresentati in verde scuro sono infobox che contengono alcune informazioni obsolete, o talvolta il wikipediano che scriveva una certa voce non aveva la forza di creare un infobox e quindi la voce rimaneva priva di infobox. In generale, il fatto che ciascuna di queste Wikipedie gestisca per conto suo gli infobox è un grande spreco di energia, cioè 100 erotti wikipediani che parlano lingue diverse devono ognuno andare a sistemare i medesimi dati negli infobox, quando in realtà la modifica che devono fare nelle varie lingue è la stessa, e quindi sarebbe più efficiente che fosse fatta da una singola persona in un singolo punto. Questo singolo punto è ovviamente Wikidata, l'elemento di Wikidata, nel quale si aggiungono queste stesse informazioni che poi i vari infobox delle varie Wikipedie, e non solo gli infobox delle varie Wikipedie, ma anche altri siti web, possono leggere da Wikidata, così che una modifica fatta su Wikidata aggiorna le informazioni che poi affluiscono in tutti gli altri posti che appunto su Wikidata si basano. Queste informazioni sono ovviamente inserite in modo, diciamo, traducibile in più lingue, tutte le lingue delle varie Wikipedie ovviamente, ma anche varie altre lingue, e quindi appunto tutti i dati inseriti in Wikidata sono in linea di principio traducibili appunto traducibili nelle varie lingue senza particolare sforzo, e questo aiuta anche Wikipedia, che hanno comunità più ridotte, ad fornire tramite degli infobox appunto almeno le informazioni di base anche su argomenti che altrimenti, diciamo, verosimilmente non sarebbero trattati con questa profondità, che poi non è appunto una profondità molto, diciamo, sviluppata, ma comunque è un minimo di informazioni che vengono offerte a quegli utenti anche appunto nella loro lingua, e non per forza, per dire, in inglese. Quindi appunto Wikidata nasce con questi due scopi: centralizzare i collegamenti tra principalmente le varie Wikipedie, ma anche gli altri progetti Wikimedia che attorno a Wikipedia ruotano, che sono quelli che si trovano elencati qui. Quindi questi sono i progetti
Wikimedia, qui vedete Wikidata, qui siamo su Wikipedia, quindi appunto Wikipedia non è elencata, ma appunto è il progetto da cui tutto è nato e tuttora quello più noto. Commons, altro progetto molto importante dove vengono raccolti quasi tutti i file multimediali, quindi foto e video, grafici, mappe usati negli altri progetti, e poi una serie di altri progetti, Wikisource che raccoglie i testi fuori copyright, Wikiquote che raccoglie le citazioni, Wikizionario che raccoglie voci di dizionario, Wikivoyage che raccoglie guide di viaggio, Wikiversità che raccoglie materiali utili a scopi didattici e così via. Tutti questi progetti appunto hanno avuto i loro link centralizzati da Wikidata e hanno avuto accesso ai dati di Wikidata per popolare i loro infobox e anche per altri usi che adesso vedremo più nel dettaglio. E per vedere più nel dettaglio diversi usi di Wikidata useremo una voce che uso molto di frequente, ossia la voce su Domenico Comparetti, primo insegnante di letteratura greca, filologia greca presso l'Università di Pisa nel corso dell'Ottocento, e vedendo la voce di Domenico Comparetti in alcune lingue vedremo diversi usi dei dati di Wikidata. Partendo dalla voce di Wikipedia in italiano, ad esempio, questo infobox non usa praticamente nessun dato da Wikidata, nonostante potrebbe in linea di principio farlo, ma in questo caso è stata fatta una scelta di non usare in questo punto dati da Wikidata. Tuttavia, se scendiamo in fondo alla voce, troviamo ad esempio dati da Wikidata nei collegamenti esterni. Molto spesso i dati da Wikidata sono marcati da questa matita che serve banalmente a linkare al punto in cui il dato può essere modificato in Wikidata, quindi cliccando sulla matita arrivo al dato in Wikidata e lo posso modificare direttamente. E poi usa dati da Wikidata anche questo box controllo di autorità, e appunto anche tutti questi link a vari autori di file provengono da Wikidata. Per verificare questo posso andare in modifica Wikitesto e posso vedere che appunto tutti i primi collegamenti esterni sono generati da quest'unica riga e che il box controllo di autorità è generato da questa riga, e questo mi dimostra che i dati non sono in locale ma provengono appunto da Wikidata. Per vedere un uso diverso di dati da Wikidata possiamo ad esempio passare a Wikipedia in inglese. In Wikipedia in inglese abbiamo questo infobox che anche qui direi non prende dati da Wikidata, perlomeno non è particolarmente evidente. Poi per esserne sicuri si può andare in modifica e verificare, e effettivamente l'infobox contiene, come si può vedere, i dati in locale, quindi qui non ci sono dati presi da Wikidata. Tuttavia, scendendo ulteriormente nella voce, troviamo questo box Authority Control Databases, che in questo caso include anche alcune cose che non sono esattamente authority file, ma ad esempio questo è il dizionario biografico degli italiani, quindi include anche alcune risorse che, pur essendo ad esempio dizionari biografici, vengono inserite qui. E quindi appunto anche questo è un modo di utilizzare dati da Wikidata, come si può vedere con una grafica piuttosto diversa. Si può anche nascondere, si può mostrare, e questo è l'uso che viene fatto su Wikipedia in inglese in un elemento di una persona. Possiamo poi vedere ad esempio Wikipedia in russo. Wikipedia in russo fa un uso più ampio di Wikidata, poiché alcuni dei dati in questo infobox, anche se credo non tutti, ma si può verificare, esatto, alcuni dati, come si può vedere, sono in locale, qui ci sono alcuni dati in locale vari. Tuttavia alcuni altri, ad esempio il fatto che abbia vinto il premio Bressa, questo è il premio Bressa, questo dato ad esempio proviene da Wikidata, quindi alcuni dati dell'infobox provengono da Wikidata. La voce sul premio Bressa non esiste in russo, tuttavia infatti qui viene fornito il link all'elemento di Wikidata. La D di solito è un altro indicatore dei dati che provengono da Wikidata, D sta per data, quindi appunto Wikidata, che linka all'elemento Wikidata del premio Bressa
dove posso trovare comunque informazioni su questo premio, anche se la voce non esiste in russo, ma ad esempio esiste in altre 3 lingue, italiano, portoghese, ucraino. E poi, ad esempio, il box in russo mostra qui alcuni link a risorse che non sono authority file, ma sono ad esempio risorse di carattere bibliografico o biografico. Qua ad esempio c'è il dizionario biografico degli italiani, e poi aprendo posso anche vedere authority file vari. E quindi questo anche graficamente appunto è un uso ancora diverso di Wikidata. Volevo mostrare infine l'uso fatto su Wikipedia in norvegese Bokmal. Su Wikipedia in norvegese questo intero infobox è tratto da Wikidata, compresi anche i suoi riferimenti, e questo si vede chiaramente perché in fondo ai riferimenti è stata inserita questa nota Hentet fra Wikidata, che penso voglia dire qualcosa come letto da Wikidata. Infatti, andando in modifica, vedo che l'intero infobox è una sola riga di testo, quindi tutto l'infobox, compresi i suoi riferimenti, viene letto da Wikidata. Viene letto da Wikidata anche il link a Commons, come ci dimostra la matita. Vedete anche qui che la matita compare in alcuni punti, non in tutti. Direi che non compare, sì, non mi è ben chiara la ratio, direi che non compare nei punti in cui non c'è un riferimento, mentre nei punti in cui c'è un riferimento non compare. E poi in fondo, anche qua ovviamente c'è un box controllo di autorità con una grafica simile a quella di Wikipedia in italiano, che anche questo è tratto da Wikidata e include anche risorse biografiche come queste prime 3, e genealogiche anche, geni.com, e poi appunto una serie di controlli di autorità veri e propri, e in primo piano ovviamente il controllo di autorità norvegese. Questo per mostrare come appunto una volta inseriti i dati in Wikidata sia possibile riutilizzarli in modi molto diversi. Questo ovviamente vale per le varie Wikipedia, ma vale anche per riutilizzatori di dati che non sono Wikipedia, perché ad esempio se io cerco Domenico Comparetti in Google, posso trovare questo box strutturato, e questo box strutturato, per quanto non venga dichiarato in modo esplicito, riprende chiaramente dati presenti in Wikidata. E quindi appunto anche il cosiddetto knowledge graph di Google, cioè questo, trae ampiamente dati da Wikidata, così come molti assistenti vocali, così come una serie di siti che molto spesso non lo dichiarano, ma che prendono dati da Wikidata. Il fatto che non lo dichiarino, peraltro, è lecito, perché tutto ciò che è presente in Wikidata è rilasciato, perlomeno tutti i dati strutturati presenti in Wikidata, sono rilasciati in licenza Creative Commons CC0, vale a dire nessun diritto d'autore, cioè pubblico dominio, e quindi chiunque può riutilizzarli in qualunque modo, anche senza dichiarare la fonte. Non c'è alcun obbligo, non c'è alcun vincolo per chi riutilizza dati di Wikidata. E quindi appunto il fatto di riutilizzare dati di Wikidata anche senza citare la fonte è perfettamente lecito, poi per una serie di ragioni può essere invece utile. Ovviamente citare che il dato proviene da Wikidata, la prima ragione che io in generale menziono è il fatto che se quel dato contiene un'imprecisione, un errore, o può comunque essere migliorato in vario modo, è importante che il lettore sappia che può andare in Wikidata, modificare quel dato, e in quel modo poi, se diciamo il dato viene preso da Wikidata in forma diciamo dinamica, cioè c'è un aggiornamento periodico, allora una volta che il lettore lo aggiorna in Wikidata, prima o poi il dato si modificherà anche nel sito dove lui l'ha letto. Se invece il lettore non sa che quel sito trae il dato da Wikidata, ovviamente avrà maggiori difficoltà a capire dove correggerlo, e nella gran parte dei casi non ci riuscirà proprio, e abbandonerà, diciamo, questa impresa che invece sarebbe utile che venisse portata a termine, sia per la qualità dei dati che questo sito mostra, sia per la qualità dei dati di Wikidata e di tutti gli altri siti che usano Wikidata rispetto a quell'elemento.
quindi appunto, anche se non è vincolante da un punto di vista legale, dichiarare che i dati provengono da Wikidata può essere utile per una serie di motivi etici e anche appunto di, diciamo, efficienza nel mantenimento e nel miglioramento di questi dati, dichiarare la loro provenienza appunto da Wikidata. Per arrivare da una voce di Wikipedia a Wikidata, con la vecchia interfaccia, quindi quella ancora utilizzata per qualche mese da Wikipedia in italiano, il link si trova qui nella sezione strumenti sulla sinistra, elemento Wikidata. Dalla nuova interfaccia, quella che attualmente è usata, che diciamo che nel corso di pochi mesi sarà probabilmente adottata da tutte le Wikipedie, invece si trova dove c'è qui Tools, sotto le lingue straniere, in Tools si trova il link Wikidata Item. Nota per inciso, avendo un account, io adesso qui posso effettuare l'accesso, avendo un account si può disattivare la nuova interfaccia anche sulle Wikipedie che l'hanno adottata, e questa cosa si fa, se si vuole, dalle preferenze in Appearance, adottando Vector Legacy, che appunto è la interfaccia precedente rispetto a Vector 2022, e adottando Vector Legacy e poi tornando indietro si ottiene la vecchia interfaccia, come si può vedere, quindi e si possono addirittura adottare interfacce più antiche volendo, per cui anche questo cambio di interfaccia non è ovviamente obbligatorio per chi ha un account, si può tornare a questa interfaccia o volendo anche appunto interfacce ben più antiche. Bene, quindi avendo capito come si entra da Wikipedia, che probabilmente è più nota rispetto a Wikidata, come si entra in Wikidata, ogni voce di Wikipedia è connessa a Wikidata. Ovviamente se una voce è appena stata creata va connessa a Wikidata, non è un fatto automatico, quindi o la connette colui che l'ha creata, oppure in generale nel giro di poche settimane passa un bot e la connette a Wikidata, però appunto tutte le voci di Wikipedia sono in linea di principio connesse a Wikidata e appunto, salvo rare eccezioni di voci create molto di recente, in generale appunto lo sono, cioè nel 99% dei casi lo sono. Quindi si entra in Wikidata e si può vedere la struttura dell'elemento. Anche in questo caso, ovviamente, io lo vedo in modo un po' diverso rispetto a una persona che non ha fatto il login, perché ho fatto il login col mio account e ho attivato una serie di gadget. Quindi magari esco e lo mostro prima come apparirebbe senza aver fatto il login e poi lo rimostro invece avendo fatto il login. Ora, come si può vedere, se non ho fatto il login, la lingua dell'interfaccia è necessariamente l'inglese, ottengo questo avviso che mi dice che la lingua appunto di display, la lingua che viene mostrata è l'inglese, così come anche il contenuto viene mostrato in inglese, ma posso fare il login per selezionare una lingua diversa dell'interfaccia, cosa che infatti avevo fatto, ma adesso intanto vediamo un attimo in inglese. Dunque, l'elemento di Wikidata, di cui qui vediamo un esempio, si compone di 4 parti. Innanzitutto, ovviamente, l'elemento di Wikidata è identificato dalla lettera Q seguita da un numero. La lettera Q indica che si tratta di un elemento, mentre le proprietà sono identificate dalla lettera P, ad esempio la proprietà forse più importante, istanza D, è la P31. I numeri sono progressivi, quindi un numero più basso indica un elemento creato tempo fa, un numero alto indica un elemento creato recentemente. Attualmente Wikidata ha 107 e rotti milioni di elementi. Quindi questo è un elemento piuttosto antico. Il fatto di aver scelto un identificativo appunto come questo, un identificativo numerico, è dovuto al fatto che appunto essendo Wikidata un progetto multilingue, scegliere invece una stringa in linguaggio umano
oltre ad essere, diciamo, problematico sotto altri aspetti, come il fatto che, per dire, un elemento riguardante una pubblicazione avrebbe avuto un titolo molto lungo, ci sarebbero stati elementi ovviamente che hanno il medesimo nome, ad esempio, esempio tipico, omonimie, e ce ne sono tante, quindi appunto ci sarebbero stati vari problemi ad adottare una stringa leggibile in una data lingua come identificativo degli elementi, invece appunto si è scelto un identificativo che non vuol dire nulla in nessuna lingua, ma al quale poi appunto vengono attribuite etichette in varie lingue che appunto ci fanno capire in varie lingue che cos'è questa entità. Quindi, passando alla prima parte dell'elemento, la prima parte dell'elemento è rappresentata dal box che contiene etichette, labels, descrizioni, descriptions e alias, cioè forme alternative del nome, also known as oppure appunto aliases, quindi al plurale. Questo box contiene appunto queste 3 colonne su potenzialmente tutte le lingue. Poi qui vedo soltanto quelle che il software ritiene interessanti per me, sostanzialmente sulla base della mia posizione geografica. Qui posso vedere tutte le altre lingue già inserite, nel senso che in questo elemento sono già state inserite almeno in una delle 3 colonne. Ovviamente le lingue che posso inserire non sono limitate a queste, e c'è un modo per inserirne anche altre che in questa circostanza non mostrerò, ma ovviamente c'è un modo per inserire anche tutte le altre lingue che Wikidata permette di inserire, che sono varie centinaia, direi almeno 500 così ad occhio. Quindi in questo box io trovo l'etichetta per una data lingua, cioè la forma che in quella lingua è più frequente, è più frequentemente usata dalle fonti, le fonti la ritengono la forma migliore sotto vari aspetti. La descrizione, breve descrizione in linguaggio umano, mi dà una prima idea di che cos'è quell'entità e anche, soprattutto serve appunto a disambiguare questa entità nel caso in cui ci siano omonimie, perché per dire Domenico Comparetti non ha omonimie, ma nel caso precedente Silvia Pellegrini ne ha, e non possono esistere 2 elementi che hanno la stessa etichetta e la stessa descrizione in una data lingua. Se 2 elementi hanno la stessa etichetta, ad esempio in inglese, le loro descrizioni in inglese devono differire, perché appunto scopo primario della descrizione, oltre a dare una vaga idea di che cos'è Domenico Comparetti, perché io potrei anche avere un elemento intitolato Domenico Comparetti con descrizione opera pubblicata da persona X nel 1950, e allora capisco che si tratta non tanto di Domenico Comparetti persona, quanto di un libro che riguarda Domenico Comparetti. E quindi appunto la descrizione è comunque fondamentale per dare una prima idea, così come anche altro esempio. Aiace abbiamo, anzi prendiamo in inglese visto che abbiamo l'interfaccia in inglese. Ajax può essere l'Ajax squadra di calcio, può essere Ajax città, può essere Ajax personaggio mitologico, Aiace ovviamente sia Telamonio sia Aiace Oileo qua sotto, può essere Ajax come linguaggio di programmazione, può essere Ajax come tragedia di Sofocle, può essere Ajax come asteroide, può essere Ajax come marca di prodotti per la pulizia e così via, insomma. Per cui la descrizione svolge ovviamente un ruolo fondamentale, perché se no la sola etichetta di per sé non è sufficiente per capire che cosa sia una certa entità. Da ultimo abbiamo gli alias. Gli alias sono forme alternative del nome attestate nelle fonti in quella lingua, che quindi possono essere utili per raggiungere con nomi alternativi la persona. Ora appunto nel caso di Domenico Comparetti magari non ce n'è così bisogno, ma se noi prendiamo ad esempio, tipico esempio, Dostoevskij, allora possiamo notare come avere degli alias sia particolarmente rilevante. Ora lo sto cercando per cognome, quindi non verrà al primo colpo, ma ecco, secondo risultato, Fyodor Dostoevskij,
questa è l'etichetta in inglese, ma in inglese ci sono vari alias, così come un po' in tutte le lingue ci sono vari alias, perché ovviamente le traslitterazioni in generale sono un grosso problema, perché appunto dato un certo alfabeto sicuramente esistono più traslitterazioni anche verso il medesimo alfabeto, quindi ad esempio ci sono molte traslitterazioni dal cirillico all'alfabeto latino, e quindi appunto avere più alias mi garantisce che chiunque cerchi questa persona, anche se magari è in mente una traslitterazione diversa, comunque riesca a raggiungere questo elemento. E lo stesso vale in moltissimi altri casi. In moltissimi altri casi serve avere degli alias che appunto consentano una migliore reperibilità delle entità. Nella barra di ricerca qui in alto io posso digitare qualunque etichetta o qualunque alias in qualunque lingua e raggiungo comunque l'elemento, anche se ho l'interfaccia in inglese, io posso prendere l'etichetta in russo e posso verificare che raggiungo comunque l'elemento. Quindi appunto qui nella barra di ricerca cerca in tutte le etichette e in tutti gli alias di tutte le lingue. Bene, quindi la prima parte dell'elemento è costituita da etichette, descrizioni e alias nelle varie lingue. Seconda parte dell'elemento comprende le dichiarazioni. Le dichiarazioni invece sono la parte, ovviamente sono il cuore dell'elemento, contengono i dati strutturati relativi a queste entità. Si parte da istanza D in generale che mi dice che cos'è l'entità, in questo caso mi dice che è un essere umano, potrebbe essere una guerra, potrebbe essere una opera scritta, potrebbe essere un comune, potrebbe essere molte cose, in questo caso è un essere umano. Poi appunto troviamo un'immagine, troviamo sesso o genere, troviamo il nome nella lingua madre che è l'italiano, i prenomi in forma strutturata, il cognome in forma strutturata e così via. La struttura in generale è sempre che l'elemento, quindi Q 1.158.982, che è il soggetto della dichiarazione, ha come predicato la proprietà e come valore della dichiarazione un valore che può essere, a seconda dei casi, può essere un altro elemento, quindi ad esempio human è un altro elemento di Wikidata, Q5, che troverò descritto nel medesimo modo, oppure il valore può essere un file multimediale, questo è un file multimediale presente in Commons, e quindi appunto può trattarsi di un file multimediale, può trattarsi di una stringa in una datalingua, ad esempio questa è una stringa in lingua italiana, può trattarsi di una data in calendario gregoriano o in calendario giuliano, attualmente non sono supportati altri calendari, quindi una data attualmente in calendario o gregoriano o giuliano. O può trattarsi anche di qualche altro tipo di dato che, ovviamente può trattarsi di coordinate geografiche, se io vado banalmente sul suo luogo di nascita, cioè Roma, posso vedere che ovviamente Roma, tra le sue altre dichiarazioni, ha delle coordinate geografiche che troviamo esattamente scendendo qui. Coordinate location, queste sono le coordinate grosso modo centrali e poi spesso ci sono anche le coordinate dei vari punti, appunto più a est, più a nord, più a sud e più a ovest. Ok, e quindi appunto il tipo di valore di una proprietà può essere diverso appunto a seconda delle esigenze della proprietà. Ogni dichiarazione può avere dei qualificatori. I qualificatori servono a precisare ulteriormente il contenuto della dichiarazione, ad esempio, siccome l'ordine dei valori non è, diciamo, un ordine che poi viene recepito nelle query, cioè per la query il fatto che graficamente Domenico venga prima di Pietro e venga prima di Antonio non conta, quindi serve ad esempio dichiararlo in modo esplicito con un qualificatore numero d'ordine, che è questo qui, oppure appunto ad esempio posso dichiarare che Domenico, che è il primo nome, è il nome usuale, mentre gli altri due insomma si trovano soltanto all'anagrafe e
praticamente non sono altrimenti usati, però ovviamente siccome si trovano all'anagrafe è importante comunque dichiararli. E quindi appunto i qualificatori possono dare informazioni ulteriori sulla dichiarazione, possono precisarla ulteriormente, e le dichiarazioni ovviamente dovrebbero avere, soprattutto nei casi di dichiarazioni non scontate, una o più fonti. Nel caso appunto della data di nascita vediamo che ci sono due valori che hanno anche la medesima fonte, peraltro, cosa che potrei pensare sia un errore, ma in realtà, entrando nella voce del dizionario biografico degli italiani, posso vedere che non è un errore, perché effettivamente la voce riporta due possibili date di nascita. Quindi appunto qui vediamo la struttura di un riferimento. Il riferimento è anch'esso composto, può essere anch'esso composto di vari pezzettini che si compongono in un blocchetto unico, e ovviamente due riferimenti sono due blocchetti distinti, 1 e 2, e in casi che talvolta accadono, io posso, anche per una proprietà per la quale mi aspetterei un solo valore, perché insomma una persona nasce in generale una sola volta, invece qui ci sono due valori. Ovviamente il fatto che ci siano due valori è perché fonti diverse hanno opinioni diverse in merito. Wikidata mi consente di dichiarare tutti i valori che hanno appunto il sostegno di una fonte, e mi consente anche, tramite il sistema dei rank, di in questi casi dare un giudizio sull'attendibilità di questi diversi valori. In questo caso è stato attribuito a questo valore rank preferito perché è sostenuto dal dizionario biografico italiani, che dice esplicitamente che è migliore rispetto all'altro valore, che pure riporta, e quindi appunto è stata data la preferenza a questo valore. Poi si possono insomma scorrere le varie dichiarazioni e si arriva alla terza sezione dell'elemento, che sono gli identificativi o identificatori. Gli identificativi e identificatori, come si può vedere, non differiscono graficamente dalle altre dichiarazioni, sono a tutti gli effetti delle dichiarazioni. Potremmo anche dire che sono in un certo senso una sottosezione delle dichiarazioni. Si distinguono appunto dalle dichiarazioni che stanno sopra di essi da un punto di vista concettuale, perché mentre le dichiarazioni danno in generale informazioni fattuali su queste entità, cioè appunto nel caso di una persona, quando e dove è nata, che cosa ha fatto, e così via, invece gli identificativi semplicemente connettono questo elemento a altri siti che hanno anch'essi una pagina relativa appunto allo stesso tema. Quindi ad esempio nel VIAF c'è un cluster relativo a Domenico Comparetti, e il cluster in questione appunto è questo, e quindi io dico che questo elemento di Wikidata equivale a questo cluster del VIA, che questo elemento di Wikidata equivale a questa scheda dell'ISNI, e così via. E quindi appunto questo vale ovviamente non soltanto per gli identificativi degli authority file delle biblioteche, che troviamo in generale qui in cima, ma scendendo possiamo anche trovare altri tipi di identificativi, come ad esempio identificativi di accademie scientifiche, identificativi di ad esempio siti di altre biblioteche, enciclopedie come la Brockhaus, accademie anche scientifiche, CTHS, il Comité des Travaux Historiques et Scientifiques de l'École Nationale Descartes, quindi appunto accademie scientifiche, enciclopedie online, biblioteche più piccole, Google, questo qui sarebbe l'identificativo di Google, siti di ambito politico come il sito appunto dei senatori del Regno, e così via. E quindi appunto abbiamo un'ampia serie di identificativi, e poi scendendo si arriva all'ultima sezione dell'elemento, che non è marcata da un titoletto, ma comunque
sta qui sotto l'ultimo identificativo e comprende i link ai vari progetti Wikimedia che hanno una pagina su questa entità, in questo caso vediamo 11 Wikipedia e 3 Wikisource, che hanno una pagina su Domenico Comparetti, quindi appunto diciamo sono anch'essi in un certo senso degli identificativi che però riguardano l'interno dei progetti Wikimedia, mentre quelli qui sopra riguardano ovviamente siti esterni ai progetti Wikimedia. Quindi riassumendo, abbiamo la prima parte dell'elemento, cioè etichette, descrizioni e alias nelle varie lingue, poi abbiamo le dichiarazioni che danno dei dati strutturati su queste entità, dati che talvolta appunto sono precisati da qualificatori e dovrebbero, soprattutto nei casi appunto di informazioni non scontate, essere sostenuti da una o più fonti, uno o più riferimenti, e poi abbiamo la terza sezione dell'elemento che sono gli identificativi, che sono anch'essi delle dichiarazioni ma non forniscono dati fattuali su questo elemento, ma piuttosto lo connettono a altri siti che hanno appunto pagine sul medesimo argomento, e in fondo troviamo i site link, cioè appunto i collegamenti alle varie pagine dei progetti Wikimedia che appunto sono relative a questa stessa entità. Questo è diciamo la struttura di qualunque elemento di Wikidata. Poi ovviamente molti elementi di Wikidata non hanno alcun site link, come ad esempio in generale gli elementi delle pubblicazioni scientifiche non hanno site link a Wikipedia, a meno che non si tratti di pubblicazioni di estrema importanza che allora meritano ovviamente una voce su Wikipedia, ma a livello generale non hanno una voce, ma su Wikidata sono comunque ritenuti rilevanti e quindi degni di avere un elemento. I criteri di inclusione di Wikidata sono in particolare quelli contenuti in questa pagina, Wikidata Notability, abbreviato WD2.N, e i criteri sono 3, ne basta uno affinché un elemento sia rilevante. Il primo criterio ovviamente è che sia presente una pagina su uno dei progetti Wikimedia, quindi innanzitutto Wikipedia, come dicevo qualunque voce di Wikipedia deve avere un elemento di Wikidata, quindi il fatto di avere una voce di Wikipedia è condizione sufficiente per avere un elemento di Wikidata. Ci sono una discreta casistica di eccezioni che non ci interessano, perlomeno non in questa circostanza. Il secondo punto, che è quello che interessa a noi, è quello a cui si appoggia, diciamo, la gran parte degli elementi di Wikidata attualmente esistenti, è essere un'istanza di un'entità concettuale o materiale chiaramente identificabile, che può essere descritta usando riferimenti seri e pubblicamente disponibili. Quindi sulla base di questo si basa ad esempio l'aggiunta, per dire, di un elemento di una persona che non ha una voce su Wikipedia ma è descritta nel dizionario biografico degli italiani, che è una fonte seria e pubblicamente disponibile e quindi può essere usata per costruire un elemento su una persona descritta nel dizionario biografico degli italiani. Oppure se io ho appunto una pubblicazione scientifica, la pubblicazione scientifica come ad esempio un articolo su Omero, specie un articolo dotato di DOI, ma non necessariamente, perché poi il DOI 20 anni fa, diciamo 40, per essere sicuri non esisteva e comunque venivano pubblicati articoli rilevanti, quindi articoli pubblicati su riviste scientifiche, banalmente in realtà la fonte dei metadati dell'articolo è l'articolo stesso, quindi spesso non viene nemmeno inserito un riferimento esplicito per dire che l'articolo è stato pubblicato sulla rivista X alle pagine YZ, perché tanto, cioè, la fonte stessa è l'articolo, quindi in quel caso non si mette di solito nemmeno un riferimento esplicito. Anche in questo caso si tratta di un'entità
appunto in questo caso direi materiale più che concettuale, chiaramente identificabile, la cui fonte è l'entità stessa, e quindi anche ad esempio elementi appunto di carattere bibliografico sono ritenuti notable, rilevanti da Wikidata. C'è anche un terzo criterio, il criterio della necessità strutturale. Necessità strutturale vale a dire l'elemento necessario per rendere le dichiarazioni fatte in altri elementi più utili. Esempio tipico, se c'è ad esempio una tesi di laurea che viene pubblicata e che poi quindi ha, diciamo, una sua rilevanza bibliografica, la tesi di laurea pubblicata diventa rilevante per il criterio 2, quindi io la creo. Una volta che io l'ho creata, l'elemento del tesista, anche se poi questo tesista nella vita non ha pubblicato nient'altro e quindi forse non sarebbe neanche di per sé particolarmente rilevante, è rilevante perché io devo connettere a lui l'elemento della tesi. L'elemento della tesi deve linkare al suo elemento perché lui ne è l'autore. E quindi a questo punto, se anche si potrebbe dire che il tesista non rientra nel criterio 2 perché insomma nella vita non ha fatto cose particolarmente rilevanti e non c'è praticamente nessuna fonte su di lui, cosa che spesso capita, tuttavia per necessità strutturale, siccome ho creato l'elemento della tesi, anche il tesista o l'autore dell'articolo scientifico, eccetera, rientra appunto in ciò che Wikidata considera rilevante. Un altro tipico esempio di notability per criterio 3, quindi per structural need, è il seguente: se io ho una persona che è rilevante, mettiamo per il criterio 2 o anche per il criterio 1, di solito ciò che è rilevante per il criterio 1 rientra anche nel criterio 2, perché se una cosa ha una voce su Wikipedia, di solito è sempre descritta da fonti serie e pubblicamente disponibili. Quindi se io ho una persona che è rilevante per criterio 2 e magari anche 1, e se è rilevante sempre per criterio 2 o anche 1 pure il nonno di questa persona, al fine di, diciamo, colmare il gap genealogico tra i due, quindi il figlio, il padre della prima persona e il figlio della seconda, che sta appunto in mezzo tra i due, quella persona, anche se nella vita non ha fatto cose particolarmente rilevanti, posso comunque crearla con un minimo di dati genealogici, nato, morto, figlio di X e padre di Y, perché appunto è rilevante per criterio 3 per, diciamo, completare almeno quella sezione di albero genealogico. Ok, e quindi questo per quanto riguarda ciò che su Wikidata è ritenuto rilevante. A questo punto si possono dire due parole su perché è bello inserire dati in Wikidata. Inserire dati in Wikidata è bello perché poi con i dati di Wikidata si possono fare varie cose. Parlando di alberi genealogici, ad esempio, se ne possono mostrare velocemente due. Questo è un albero genealogico di Don Milani, che peraltro ci mostra come Domenico Comparetti fosse il suo bisnonno. Quindi qui abbiamo Domenico Comparetti con la moglie, figlia, nipote, bisnipote Lorenzo Milani, con anche i suoi fratelli, marito della sorella, figlio e figlia del fratello e così via. Quindi questo è un esempio di albero genealogico che usa dati tratti da Wikidata. Ovviamente si possono usare anche, diciamo, in modo graficamente diverso. Ad esempio, io posso avere un albero genealogico fatto in questo modo, che è l'albero genealogico preso Carlo V, fatto quindi in questo modo molto verticale, diciamo molto ad albero genealogico tradizionale, con Carlo V e appunto genitori, nonni, bisnonni e trisnonni. Albero genealogico che appunto io sto visualizzando in italiano, ma che potrei ad esempio visualizzare in altra lingua come in greco moderno, perché appunto essendo che in Wikidata ci sono, o perlomeno in generale ci sono le etichette anche in greco moderno, io posso vederlo anche in greco moderno.
Se poi in alcuni punti l'etichetta in greco moderno manca, cosa che ovviamente può accadere, ad esempio qua lo posso riportare al greco moderno, così, lang, el. Se mancano le etichette in greco moderno, in quei casi visualizzerò l'etichetta di default, vale a dire, eccola qua, qui vediamo dei casi in cui l'etichetta in greco moderno manca e qui va di default sull'etichetta in inglese. Questo non vuol dire che io non possa andare ad aggiungere l'etichetta in greco moderno, che in quel caso allora verrà visualizzata al posto dell'etichetta in inglese. Ok, quindi appunto questo è un esempio di visualizzazione dei dati di Wikidata. I dati di Wikidata si possono portare anche all'interno dei cataloghi di biblioteche. Qui mostro tipicamente due esempi. Questo diciamo insieme di biblioteche della zona del Torinese. Tutti questi dati che si vedono qui sono tratti da Wikidata, sia gli identificativi che qui si vedono, sia questi dati strutturati qui, questi altri qua, e mentre vabbè, questo ovviamente è l'incipit della voce di Wikipedia in italiano, oppure anche in un altro modo, ad esempio questa è una scheda di una pubblicazione dentro un catalogo e qui nell'authority box si possono vedere appunto dati tratti da Wikidata riguardo agli autori della pubblicazione, qui, qua, perfetto. Ovviamente appunto il limite è sempre che, posto che i dati di Wikidata siano buoni, eccetera, eccetera, chiunque abbia le capacità informatiche per, diciamo, mostrarli in modo accattivante, eccetera, a seconda delle proprie necessità, potrà appunto mostrarli. E da ultimo vediamo ovviamente forse la cosa più interessante, e cioè il query service. Qui prenderò come breve esempio un progetto che sto facendo presso la scuola normale per descrivere in Wikidata gli allievi della scuola normale e appunto in questo progetto in fondo ci sono già alcune query, ovviamente vabbè questo adesso lo vedremo, qui ci sono un po' di query, mostriamone alcune, questa è una query molto semplice e adesso disattiverò questa cosa, non tradurre mai dall'inglese, ok, allora questo è ad esempio una lista molto semplice con vabbè, non badate al fatto dell'approssimazione dei decenni, quindi scendiamo un pochino, ecco, prendiamo questi casi qua, questa è una lista molto semplice, persona, parte della scuola normale frequentata, quindi classe di lettere, classe di scienze, anno di inizio, anno di fine, ruolo, allievo ordinario, ma potrebbe anche essere scendendo da anni più recenti, perfezionando, e poi se ha conseguito o meno il diploma, in alcuni casi no, in altri sì. Questa è una lista molto semplice che banalmente si potrebbe vedere anche su una pubblicazione a stampa ed effettivamente io sto usando una pubblicazione a stampa per inserire questi dati, ma ovviamente per dire già una lista come questa, filologi classici, allievi della scuola normale, è una lista che mi sarebbe molto difficile ottenere da una pubblicazione a stampa e che invece posso facilmente ottenere da Wikidata una volta che ho inserito i dati. Ora, il fatto che voi vediate soltanto persone che hanno un cognome che comincia per C, B o A, non vuol dire che alla scuola normale non ci sono stati filologi classici che hanno avuto cognomi che cominciavano per N o per Z, ma semplicemente, diciamo, è una conseguenza del fatto che i dati su queste persone sono in corso di inserimento e quindi appunto un grande limite è che io con le query, che sono uno strumento di per sé potentissimo, ad esempio, che so, allievi della scuola normale nati in provincia di Pisa, e allora posso vedere le persone nate in provincia di Pisa. Vedete i comuni Cascina, Pisa, Montopoli in Valdarno e così via, La Rotta, Laiatico, Buti. Non necessariamente comuni, ma anche frazioni. Mi pare che La Rotta sia una frazione. Oppure anche posso vedere delle bellissime mappe. Ad esempio, mappe di questo tipo, che mi mostrano tutti i luoghi di nascita divisi anche per frequenza, quindi ad esempio posso vedere soltanto i più frequenti, oppure posso vedere gallerie di immagini, posso vedere le corrispondenze con SBN, sono tutte cose che posso fare.
queste sono corrispondenze con SBN di persone che hanno studiato alla normale, mentre qui abbiamo una galleria di immagini di persone che hanno studiato alla normale, oppure ancora posso vedere anche numero di persone nate per regione, così come, ecco, numero di persone nate per regione anche in forma di grafico di questo tipo a bolle, o anche di grafico fatto a barre. L'unico limite è sempre che io vedo solo ciò che in Wikidata è stato inserito. Quindi, per dire, se io inserisco una bibliografia su Omero e poi cerco, che so, le nazionalità delle persone che hanno scritto pubblicazioni su Omero, ovviamente devo essere conscio che andrò a trovare soltanto le pubblicazioni che io o altri hanno inserito in Wikidata riguardo ad Omero, marcando che sono riguardo ad Omero. Tutte le pubblicazioni non inserite ovviamente per ovvi motivi non rientrano nei dati che la query elabora, e quindi appunto se io voglio avere delle statistiche interessanti devo inserire un corpus di dati su cui poi voglio fare queste statistiche. Altrimenti le mie statistiche saranno parziali, perché appunto riguarderanno soltanto i dati già presenti e non quelli che presenti non sono. Posta questa introduzione, appunto, e in generale il query service comunque è accessibile da qualunque pagina di Wikidata al link query service, che è sempre presente qui, appunto, e quindi si può da qualunque pagina accedere al query service. Su questo io direi che è stato detto abbastanza, e quindi dedicherei l'ultima mezz'ora a mostrare l'inserimento dei dati. Quindi rifaccio il login. Allora, e a questo punto, innanzitutto, dopo aver fatto il login, io ho modificato la mia lingua, ho creato un account, ho fatto il login, ho modificato la mia lingua dell'interfaccia all'italiano, cosa banalissima, come si è visto. Ho anche aggiunto al mio account alcuni gadget utili per fare modifiche su Wikidata. Ora, siccome non è, diciamo, agevole, specie per alcune delle impostazioni che ho fatto, rimostrarle ex novo, perché banalmente alcune cose, una volta impostate, se anche vengono disimpostate, comunque poi quando uno le va a impostare la seconda volta non è esattamente uguale ciò che si vede a quello che si vedeva quando sono state impostate la prima volta. Ho preparato ieri un video apposito riguardo a come si imposta l'account, che è linkato dalla pagina dell'Editaton, è linkato qui, video esplicativo. Ci sono sia le istruzioni in formato testuale, che sono queste, richiedono all'incirca 3 minuti per essere eseguite, ma direi anche meno. Sono queste qui le istruzioni. Il video è linkato anche da qui, e quindi potete vedere questo video che vi spiega come impostare l'account appunto in 8 minuti e mezzo, ed è questo video qua. Quindi io questa parte non la mostrerò, e avendo già impostato l'account passerò a invece mostrare appunto gli aspetti relativi all'importazione di pubblicazioni da Zotero o Zotero a Wikidata. Per chi volesse approfondire aspetti altri di Wikidata può fare riferimento invece a questa pagina che ho messo tra parentesi, in cui ho raccolto una serie di link riguardo di link, diciamo, di appunti testuali a che cos'è Wikidata, come funziona, eccetera. Qui vedete la pagina della notability che ho mostrato prima e così via. Tutti questi link sono interessanti, sono, diciamo, secondo me un ottimo approfondimento in generale su Wikidata fino a qui, e quindi appunto la pagina è disponibile se si vuole approfondire. Poi si trova moltissimo su Wikidata, anche cercando all'interno di Wikidata c'è moltissimo materiale, in inglese sempre, talvolta anche tradotto in altre lingue. Bene, quindi Zotero e Wikidata.
Allora, poniamo di aver aperto Zotero e di avere su Zotero delle pubblicazioni da importare verso Wikidata. Io qui ho una serie di pubblicazioni riguardo a Libanio che si possono importare in Wikidata. A questo punto le opzioni sono due per importare dati bibliografici da Zotero a Wikidata e sono le opzioni qui elencate. L'opzione 1 è usare l'add-on Cheetah. Per attivare l'add-on Cheetah che io ho già attivato ci sono queste istruzioni che sono semplicissime, sono in inglese, non sono tradotte in italiano, ma sono veramente semplici, partono da qui, si fa il download di Cheetah da questo link e quindi adesso comunque lo si può mostrare. Link che dovrebbe funzionare, sì, infatti funziona, quindi appunto da qui si fa il download dell'add-on, ha un link che è esattamente, allora, beh, quando l'avevo fatto c'ero riuscito, quindi sì, dovrebbe essere da queste parti, codice, issues, eccetera. Sì, adesso sul momento non me lo ricordo, comunque sta da queste parti. Una volta fatto il download, si va su add-on e si procede ad attivarlo. Esatto, anzi, una volta che si è fatto il download, appunto, si va nell'add-on, lo si installa e poi, una volta che lo si è installato, si può già procedere ad usarlo. Quindi a questo punto in realtà le installazioni sono soltanto i primi due punti, una volta che si è fatto il download si può già procedere ad usarlo. L'alternativa a Cheetah è invece il sistema di export a quick statements offerto da Zotero, che invece si attiva seguendo queste istruzioni. Le istruzioni del setup di quick copy in Zotero, che sono esattamente queste qui, quindi appunto, e c'è anche il video esplicativo, anzi no, questo video esplicativo direi che è il video esplicativo di come si trascinano le citazioni verso quick statements, che infatti è una cosa banalissima, non c'è il video esplicativo su il setup, comunque appunto si va nelle preferenze, questo penso di poterlo anche mostrare da qui, quindi strumenti, anzi no, queste sono le preferenze di Cheetah, pardon, quindi era in modifica preferenze, esportazione, le preferenze di esportazione che appunto si selezionano qui in cima e nell'esportazione appunto si va qui in dominio percorso, si aggiunge quickstatements.toolforge.org, formato Wikidata Quick Statements, si aggiunge, si dà ok e poi una volta dato ok, anche in questo caso l'export verso Quick Statements è attivo, appunto come viene spiegato qua. E quindi appunto anche il setup di questa opzione, Quick Copy, è estremamente facile. Entrambe le opzioni hanno i loro vantaggi e svantaggi, adesso mostrerò brevemente entrambe le opzioni. Come ho scritto qui, l'opzione Cheetah non usa direttamente Quick Statements, l'opzione invece Quick Copy, che sarebbe la seconda, usa Quick Statements direttamente. Per usare Quick Statements bisogna aver visto l'account da almeno 4 giorni e aver fatto almeno 50 modifiche. Aggiungo che usare Quick Statements è più comodo, quindi ovviamente il giorno dell'editator è meglio se avete realizzato l'account da almeno 4 giorni, altrimenti non potete usare Quick Statements ed è un problema. Per quanto riguarda le 50 modifiche si fanno in modo molto veloce, quindi 50 modifiche si fanno anche il giorno stesso, però se l'account non è realizzato da almeno 4 giorni, quello è un problema. Ora partirò dall'usare Cheetah, quindi per usare Cheetah procedo nel seguente modo. Prendo Zotero. Cheetah purtroppo funziona su una pubblicazione per volta, il che è un po' una scocciatura, ma comunque lo useremo. Prendo questa pubblicazione che è nient'altro che una tesi pubblicata, appunto, come si può vedere questa era una tesi pubblicata. Clic destro del mouse, vado su Cheetah e do il comando fetch QIDs.
mi dice che non ha trovato un elemento di Wikidata, ovviamente, mi chiede se voglio crearlo, gli do ok. Dopodiché mi dice lo vuoi creare, in che modo? Lo puoi creare con questo tasto di sinistra che non usa Quick Statements, o lo posso creare con questo tasto di destra che usa Quick Statements. Userò il tasto di sinistra che non lo usa. Do Create. Mi dice di controllare se rispetta la notability, cosa molto giusta, la rispetta e quindi do un altro ok. A questo punto devo dare le mie credenziali di Wikidata, purtroppo va fatto ogni volta e lo faccio. Do ok. A questo punto mi dice che lo sta creando e poi che l'ha creato. E il fatto che sia stato creato lo vedo anche dal fatto che, se adesso riesco a spostare questo avviso, esatto, in extra mi ha aggiunto QID, quindi l'ID in Wikidata è il seguente. Posso copiarmelo per poi andarlo a inserire dentro Wikidata e dare invio, oppure posso banalmente andare nei miei contributi in Wikidata e ritrovare comunque l'elemento come ultimo dei miei contributi. Ho anche una notifica, vediamo che notifica è, una notifica da Wikipedia in italiano dove ho ricevuto il benvenuto, perfetto, ottimo. Allora, questo è l'elemento appena creato. Come si presenta questo elemento? Il titolo della pubblicazione è stato copiato in inglese, è stata attribuita una descrizione standard che va bene. Potrei aggiungere anche l'etichetta in latino, visto che il titolo della pubblicazione è in latino, quindi insomma ci starebbe aggiungere l'etichetta in latino. Come faccio? Siccome non ho messo il latino nel mio Babel, che è questo qui, le opzioni sono due. O aggiungo il latino nel mio Babel, cosa che posso fare. Quindi, visto che il latino comunque è sempre utile, andiamo a mettere qui un buon latino 2 e salviamo il latino nel Babel. Se io salvo il latino nel Babel, come si può vedere il latino appare nel Babel e poi tornando indietro e ricaricando l'elemento, ottengo il latino qui nel Babel e quindi posso andare a modificare, copiare e incollare il latino. L'alternativa sarebbe stata, l'alternativa più generale è andare nelle preferenze, in accessori e impostare un gadget che non ho fatto impostare in quel video che dicevo, ma che può essere utile, cioè la Bellister. La Bellister, che adesso vado a impostare, permette, sempre ricaricando la pagina, di avere questa linguetta etichette che mi consente di inserire etichette, descrizioni OALES in una qualunque lingua, anche se non è nel mio Babel. Se per dire una volta ogni tanto sono interessato a inserire un'etichetta in giapponese, digito JA, JA, e qui posso inserire l'etichetta in giapponese, poi la salvo, chiudo tutto, e quindi questo è il modo migliore in generale per inserire etichette, descrizioni o alias in lingue assenti nel mio Babel. Molto bene. Quindi, ok, inserire l'etichetta in latino non era assolutamente necessario, però essendo, diciamo, visto che la pubblicazione è in quella lingua, inserire anche l'etichetta nella lingua appunto in cui la pubblicazione è, secondo me può essere una cosa carina, insomma, io lo consiglierei. Cosa ha importato Zotter? Ha importato che si tratta di un'edizione, quindi comunque questo mi fa capire per dire che è un libro e non è un articolo, per dire. Ha importato, anzi, teniamo aperte le istruzioni nell'altra scheda, perché appunto ho inserito delle istruzioni su come sistemare le pubblicazioni dopo averle importate da Zotero. Il primo punto dell'elenco è modificare il titolo precisando la lingua. Vedete che il titolo è stato importato come lingua imprecisata, vado in modifica e al posto di und metto latino e pubblico. Primo punto. Secondo punto, rimuovere stringa del nome dell'autore e aggiungere l'autore. Quindi Johannes Bielski è la stringa. A questo punto, ricarichiamo un attimino, ecco qua Quick Presets che a volte non compare ma a volte compare, vediamo se, pardon, Johannes Bielski esiste in Wikidata. No, non esiste.
te pareva. Ovviamente è una persona che ha pubblicato soltanto, diciamo, soltanto la tesi e basta, e quindi Johannes Bielski non c'è in Wikidata, lo devo creare. A questo punto mi fermo e vado a creare un nuovo elemento su questa persona. Crea un nuovo elemento. Per trovare informazioni, la prima cosa che posso fare è andare a cercarlo nel VIAF, quindi VIAF, Johannes Bielski, ottengo effettivamente lui e scopro che in realtà in Wikidata esiste come Johannes Bielski, scritto così. Quindi vado in Wikidata e lo cerco scritto così ed effettivamente lo trovo. Trovo anche alcune informazioni. Non c'era l'etichetta in latino, per questo che non lo trovavo. Immediatamente aggiungo l'etichetta in latino, così lo trovo. Controllo come è fatto l'elemento. All'elemento mancano comunque vari dati. Mancano vari dati, quindi comunque è meglio che lo sistemi. Copio l'identificativo VIAF. Aggiungo l'identificativo VIAF. Aggiungo sesso, genere, maschio. Vedo che cosa ha pubblicato soltanto questo, quindi posso comunque aggiungere che sapeva, ha studiato in un'università tedesca, quindi sapeva il tedesco sicuramente, sapeva il latino, visto che poi è anche scritto in latino, ricarico, estraggo dal VIAF gli identificativi che il VIAF mi propone attraverso questo metodo. Il fatto che vi dia questi fallimenti è dovuto banalmente al fatto che il vostro account ha poche modifiche e quindi Wikidata è un pochino sospettosa finché non ne avete fatte appunto 50. Non badate al fatto che Wikidata sia sospettosa, attenete qualche secondo e ritentate. Dopo un po' di tempo Wikidata, ecco qua ne ho aggiunto un altro, dopo un po' di tempo Wikidata non sarà più sospettosa e vi lascerà fare. Abbiamo qui già delle informazioni anagrafiche discrete, con una fonte discreta. Possiamo aggiungere la professione, possiamo trovarla forse nel GND. Filologo classico, ha studiato all'Università di Breslavia. Quindi, occupazione filologo classico, scuola, frequentata scuola vale anche università, Università di Breslavia. A questo punto, dopo averle aggiunte, devo inserire anche la fonte, che è appunto il GND. Quindi clicco qui per copiare la fonte, questi due qua li posso finalmente aggiungere, perfetto. Incollo su filologo classico, incollo su Università di Breslavia, incollo anche su 1887 che male non fa. Perfetto. Posso quindi modificare qui in cima da Lehrer verso classiche filologhe, che è più preciso. Il GND me lo attribuisce ovviamente come nazione alla Polonia, quindi posso aggiungere paese di cittadinanza Polonia, eccolo qua, non l'ha preso, ritentiamo, nemmeno, ancora perché ho meno di 50 modifiche, quindi Wikidata è sospettosa, ma ribadisco, una volta fatte 50 modifiche Wikidata smette di esserlo, quindi aggiunta la Polonia, aggiungiamo anche una fonte, che è appunto il GND, copia, incolla, perfetto. A questo punto posso con soddisfazione tornare indietro e aggiungere Johannes Bielski come autore, qui, e rimuovere la stringa. A posto. Cosa devo fare dopo? Passiamo al punto 3. Ci sono alcuni dati, tutti i dati che richiedono una riconciliazione, quindi nel caso di una pubblicazione a stampa, città ed editore richiedono una riconciliazione, questi dati vengono omessi nell'import di Zotero, perché Zotero non sa a quale elemento di Wikidata corrisponde la stringa Breslau e a quale elemento di Wikidata corrisponde la stringa dell'editore, quindi vengono omessi, ma io li devo recuperare. Per cui vanno aggiunti Breslau, lo scrivo qua, luogo di pubblicazione, Breslavia, e lo aggiungo. L'editore potrebbe essere da creare, in questo caso, Verlag von Memme H. Marcus, appunto, infatti è da creare, cerco informazioni nel VIAF, sperando di trovarne, le trovo, MH Marcus, eccolo qui,
Posso cercare in Wikidata se è presente magari sotto MH Marcus senza Verlag, cosa che non è da escludersi. MH Marcus è presente, quindi in questo caso non lo devo creare. Allora posso aggiungere come alias Verlag, Fon. Sempre importante aggiungere gli alias, se no qualcuno lo duplica come minimo. Copio l'elemento e lo aggiungo qua come editore. Aggiungo la lingua, poi quarto punto, aggiungere la lingua dell'opera, quindi latino. Quinto punto, aggiungere l'argomento dell'opera che è Libanio. Ricarico tutto per sicurezza e vedo com'è venuto l'elemento. Ok, etichetta questa qui, con descrizione standard, edizione, titolo in latino, argomento, autore, editore, luogo di pubblicazione, lingua, anno di pubblicazione. Se ho un link dove la cosa è consultabile per intero, cosa che non escludo affatto, perché l'ho scaricata a suo tempo, mi pare, da Google Books o da Internet Archive, può essere cosa buona aggiungerlo. Qui no, ma secondo me almeno su Archive si trova, o forse non si trovava, no, forse in realtà mi sto sbagliando, non si trovava. Ecco, comunque se esistesse un link in cui la pubblicazione, essendo molto vecchia e disponibile, è cosa buona aggiungerlo. E ho già fatto oltre 10 modifiche. Il numero di modifiche si vede dalle preferenze e qua ne risultano ormai 34. Come si può vedere, già solo sistemando una pubblicazione ho fatto più di metà delle 50 modifiche famose che dicevamo. Beh, sistemando la pubblicazione e il suo autore che ho sistemato un po' meglio. Se voglio mantenere traccia del lavoro che ho fatto, posso aggiungere, cioè resta traccia ovviamente su Wikidata, come si può vedere ad esempio dai miei contributi dove risulta tutto. Se voglio mantenere un occhio sugli elementi che ho sistemato, creato e così via, posso aggiungerli ai miei osservati speciali. Gli elementi che creo vengono aggiunti automaticamente, ma ad esempio posso aggiungere anche Johannes Bielski, per dire, su cui sono intervenuto, e poi potrò consultare nella pagina osservati speciali le modifiche che a questi elementi vengono fatti. Qui ovviamente risultano le modifiche mie, ma appunto posso poi mantenere un occhio sulle modifiche che vengono fatte. Ora mostrerò invece come funziona la creazione a partire da quick statements e lo mostrerò con un altro account su cui ho almeno 50 modifiche fatte da almeno 4 giorni e quindi cambio browser e procederemo a fare questa cosa. Per cui allora prendiamo altre pubblicazioni, apriamo quick statements, ci serve quick statements aperto. Su quick statements bisogna fare il login reinserendo le proprie credenziali, ma d'altronde lo si vede molto chiaramente perché se non si è fatto il login quick statements non lascia fare nulla. Quindi qui in cima c'è un tasto di login, una volta fatto qui compare il vostro nome utente e si va su nuovo batch. Si apre questa finestra, va bene, si ha Zotero aperto qui, si selezionano le pubblicazioni che si vogliono importare in Wikidata. Ora ne prenderò 2 e quindi prenderò ad esempio prendiamo direi questa cosa qui su Berliner Philologische Wochenschrift e prendiamo anche quest'altra tesi di Rother. Il bello dell'importare tramite quick statements è che posso importare più pubblicazioni per volta e quindi risparmiare un pochino di tempo. Seleziono tutte le pubblicazioni che voglio importare, trascino verso quick statements e come vedete vengono convertite automaticamente in questi comandi che non serve strettamente che io tocchi, tanto poi gli elementi vanno sistemati a mano dopo. Quindi passo a importa comandi CSV V1, il tasto di sinistra, mi mostra che ci sono questi 2 elementi che stanno per essere importati,
vedo già come verranno importati, va ovviamente bene, avvio, i due elementi vengono creati, ho già i link per aprirli che sono questi due, li posso aprire, poi questa pagina non mi serve più. Come vedete il sistema è più veloce, molto più veloce, anche perché, per dire, una volta fatto il login, una volta in Quick Statements, io posso importare tutto ciò che voglio e quindi il sistema è molto più veloce. Ok, ho i miei due elementi, questo elemento è uno e questo elemento è l'altro. Procede in modo analogo, quindi partiamo dal primo elemento che è un articolo. Nel caso dell'articolo, la descrizione l'etichetta e la descrizione standard. L'articolo è in tedesco, magari copio questa sul tedesco, anche se non è fondamentale, è una cosa carina. Istanza di articolo scientifico, titolo, questo titolo è in tedesco, andiamo in modifica e al posto di questo mettiamo tedesco, pubblica. Stringa dell'autore, rimuovere. Aggiungere l'autore come elemento, Karl Fuhr, il filologo classico, sono sicuro che è lui e lo confermo. Poi, dopo aver aggiunto l'autore, che è il punto 2, passo al punto 3. Per gli articoli devo aggiungere il link all'elemento della rivista, cioè pubblicato in, che è questo qui. La rivista è, se non me la ricordo, la vado a vedere, Berliner Philologische Wochenschrift. Vediamo se esiste. Non esiste. Devo creare l'elemento della rivista. Come si crea l'elemento della rivista? Innanzitutto cerco in Google informazioni sulla rivista, che vedo, attenzione, esistere qui, ma questa è quella di Lipsia o è quella di Berlino? È quella di Berlino, questa è la rivista di Berlino, però non ha nel titolo Berliner. Vado immediatamente ad aggiungere nel titolo Berliner. Anche qua, come vedete, gli alias sono importanti. Quindi in realtà l'elemento della rivista esiste, ma non ha informazioni, il che comunque è un problema. Aggiungiamo qualche informazione minima all'elemento della rivista. Si tratta di una rivista. La rivista è in tedesco. Ok. Il suo titolo è Philologische Wochenschrift, che è un titolo in tedesco. Pubblicato, no, queste cose qui in realtà non mi servono. Questo potrebbe essere sufficiente, certo è molto minimale, però questo potrebbe già essere sufficiente. Quindi, periodicità forse, si può aggiungere periodicità, Wochenschrift settimanale, quindi periodicità, frequenza di pubblicazione, e però non mi ricordo come si compilava questo, vediamo un po'. Se io non sono sicuro di come si compila la proprietà, entro e vedo gli esempi. Periodicità, frequenza, 1 settimana. Ok, quindi qui ci va 1, unità di misura, settimana. Perfetto, a posto. Wochenschrift d'altronde. Ok, abbiamo sistemato un pochino l'elemento della rivista, possiamo tornare qui e aggiungere pubblicato in rivista. Perfetto. Dopodiché aggiungiamo la lingua, che è il tedesco, quindi DEU, e l'argomento che sarebbe la 13ª declamazione di Libanio, siccome al momento non abbiamo elementi delle singole declamazioni di Libanio, qui andiamo leggermente più diciamo sul generale, ci mettiamo semplicemente le declamazioni di Libanio in generale, poi in futuro si potrà precisare. Ricarichiamo l'elemento e l'elemento adesso è a posto. Seguendo i punti in questione, seguendo questi 5 punti, non ci sono problemi. Andiamo a sistemare da ultimo anche l'altro elemento, De Libani, arte retorica, questiones select. Andiamo in modifica. Ok, aspettate, ricarichiamo un attimo. Andiamo in modifica e copiamo questo sul latino per la solita ragione. Istanze di edizione, molto bene. Titolo, la lingua è il latino. Ottimo. Poi, Carolus Roter. Ce l'abbiamo Carolus Roter? No. Cerchiamolo nel VIAF. Carolus Roter. Questo qui. Il VIAF ci conferma, perlomeno dal VIAF non è linkata a Wikidata, in questo caso l'autore proprio non c'è, quindi va creato. Quindi crea un nuovo elemento in un'altra scheda. Mettiamoci lingua latino, Carolus Roter.
Questo è il primo passo, l'elemento nasce, aggiungiamo subito il via, quindi copiamo l'identificativo, vabbè, aggiungiamo che istanza di umano, sesso maschio, sapeva sicuramente il tedesco perché ha studiato all'università tedesca, sapeva il latino, aggiungiamo il VIAF, quindi aggiungi dichiarazione, VIAF, ricarichiamo, aggiungiamo questi due identificativi tratti dal VIAF, apriamo il GND per avere ulteriori informazioni sulla persona. GND mi dice che è nato ad Albendorf. Cerchiamo di aggiungere Albendorf, che penso sia quello in Polonia, ma è un po' dubbio oggettivamente, quindi è meglio, se uno ha il dubbio, meglio non aggiungere. Dice una data, 1884, entrando qui di solito dice anche il giorno, ma in questo caso no, qui c'è solo l'anno, quindi possiamo intanto aggiungere l'anno 1884. Se vogliamo ulteriori informazioni dobbiamo per forza cercare in Google questa pubblicazione, quindi andiamo a cercarla in Google, sperando di trovare un PDF accessibile, dove questo non lo è, questo nemmeno, questo qua, quello di Archive lo è. Quello di Archive lo è, quindi può anche essere aggiunto, è cosa che io consiglio, come identificativo alla pubblicazione. L'identificativo di Archive è questo, copio, vado qua, Archive, identificativo Internet Archive, incollo qui, così chiunque va sull'elemento della pubblicazione arriva comunque ad Archive. Bene. Di solito in fondo alle tesi c'è una breve biografia della persona, infatti, eccola qui, la si può vedere molto chiaramente, per cui usiamo questa biografia direttamente. La biografia dice natus sum Carolus Rother ad decimo calende di luglio, ok, anno 1884, quindi controlliamo la data precisa sul calendario romano, visto che tocca fare anche questo. Allora, ad 10 calendario di luglio consiste nel più su, pardon, luglio è questo, quindi AD 10, 23 di luglio del 1884, invico comitatus glacensis, quindi, allora, beh, non ci serve nemmeno questo, 23 luglio 1884, fonte, questo indirizzo qui, quindi aggiungi riferimento, URL di riferimento, questo, consultato in data odierna, salva. Poi, dice di essere nato in Comitatus Glacensis, che è una latinizzazione di qualcosa che andiamo a capire. Comitatus Glacensis è l'oblast di Kladsko, ok, quindi serve una città di nome Albendorf nell'oblast di Kladsko, che verosimilmente questa qui perché è l'unica delle tre in Polonia, ma verifichiamo. Unità amministrativa Radkov, e Radkov si trova nella voivodeship del ecco, distretto di Kłodzko, sì, è giusto. Quindi è questa qua, Albendorf, che oggi si chiama Wambierzyce o qualcosa del genere in polacco, perfetto. Ed è ovviamente filologo classico, poi dice di aver studiato a Breslavia, giusto? Sì, con Förster, certo. Quindi, ok, filologo classico che ha studiato presso l'Università di Breslavia. Salviamo, ricarichiamo, copiamo la fonte qui, qui e qui. Beh, il GND dava comunque la forma latina, quindi possiamo dargli la forma latina. Non sappiamo quando è morto, vabbè, così comunque può andare bene. German, oddio, German fino a un certo punto, beh, nel dubbio non mettiamo che è German, perché potrebbe anche essere giustamente definito polacco. Direi che così va più che bene. Quindi abbiamo l'elemento di Carolus Rother,
lo aggiungiamo qua come autore. Benissimo. Poi, punto 3. Per le monografie aggiungere editore e luogo di pubblicazione. Questa cosa è stata pubblicata a Lignizie, quindi Legnitz, no, anzi, scusate, Lignizia. Oh. Dovremmo avere un alias in latino, ma non ce l'abbiamo, quindi Lignizza, sì, potrebbe anche essere un errore. Proviamo Lignizza? No, Legnitz. Dunque, allora, Lignitza, Slesia, Legnitza, punto, benissimo. Quindi, anche qua ci serve un alias che manca, ci serve l'alias latino, se no, perché è stato latinizzato Lignitium, ma serve evidentemente anche Lignizia, d'occhio e croce, Lignizia, dopodiché copia e incolla qui, a posto. L'editore, allora, l'editore è Tipis Officine Carolus Schiffart. Vediamo cosa c'è qua nel VIAF direttamente. Nulla. Carolus Schiffart. Buonanotte. Siamo proprio sicuri che sia lui, vero? Controlliamo che l'abbia scritto giusto io, visto che abbiamo la digitalizzazione. Allora, Columbia University, bla bla bla. Glacensis, Lignizie, Tipis Officine, Carolus Schiffart. Sì, no, è proprio. Ah no, Seiffert. Oh, buonanotte, errore mio. Seiffert. Questo è un errore. Benissimo. A ricontrollare i dati si impara sempre qualcosa. Carolus Seiffert, non Schiffart. Eccoci qua, meglio. Quindi, però comunque l'officina non la si trova, per cui cerchiamo un attimo se in Google si trova qualcosa. No. Proviamo a cercare solo Seiffert sotto Corporate Names. Atelier Seiffert, interessante. Atelier Seiffert che si trova... No, questo è Fotostudio, nulla. Bene, non avendo trovato informazioni si crea il minimo indispensabile, per cui crea nuovo elemento, Tipis Officine Carolus Seiffert, avanti. Mettiamolo almeno in tedesco, visto che comunque è usato in tedesco. Casa editrice. Evidentemente poi vediamo cosa mi suggerisce dopo che ho aggiunto casa editrice. Sede legale dovrebbe essere Legnizia, appunto, buonanotte, Lignizia, Legnizia, perché insomma ha pubblicato lì, quindi dovrebbe essere attiva lì. Altro non sappiamo e quindi così resta l'elemento. Aggiungiamo l'editore, la lingua è ovviamente il latino e l'argomento è sempre Livanio. Aggiungi. Ricarichiamo. Vedete che l'identificativo viene separato nella sezione apposita, data di pubblicazione del 15, latino, Legnitza, l'editore mi compare così perché dovrei metterlo anche in inglese, così compare anche un'etichetta che ha senso, perfetto. Mi sono dimenticato di rimuovere la stringa, ok, adesso lo rimuovo. Autore, argomento, titolo, edizione. Quindi appunto questo è risolto, chiudiamo tutto. Riassumendo, il metodo più efficace per importare da Zotero a Wikidata è sicuramente il numero 2, perché tramite quick statements non bisogna inserire le credenziali ogni volta e si possono importare più pubblicazioni per volta, anche se poi ovviamente vanno sistemate una per una. Però io ne posso importare 20 per dire e poi mettermi a sistemarle per il resto della giornata. Quindi comunque è sicuramente più comodo il secondo metodo, tuttavia serve aver registrato l'account da almeno 4 giorni e fatto almeno 50 modifiche. Quindi il suggerimento è registrare l'account con almeno 4 giorni di anticipo,
importare e sistemare le prime 2 o 3 pubblicazioni con cita, che non richiede l'uso di quick statements, e poi le altre importarle invece con quick copy, quindi con questo secondo metodo che utilizza quick statements ed è più veloce. Poi è fondamentale per ogni pubblicazione controllare tutti i punti di questa lista affinché i dati bibliografici siano completi e, come si è visto, talvolta gli editori e gli autori vanno creati ex novo. E per lavorare al meglio su Wikidata consiglio molto caldamente ovviamente di impostare nell'account quei gadget che sono invece spiegati in queste istruzioni e anche a schermo in questo video. Io direi che possiamo concludere.